Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è arrivato anche dicembre, primo dicembre del 2025, lunedì mattina, quindi buona settimana qui dalla radio. Saluto Enrico Boiani, Henry, ciao! Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e niente, insomma, come sempre Simo, ringraziamo e salutiamo soprattutto i nostri ascoltatori più fedeli, quindi chi mette like ogni giorno e ci supporta, chi è iscritto, chi è abbonato, chi commenta. A tal proposito, Simo, oggi ce l'ho io un commento da chiedere ai nostri ascoltatori. Se il direttore con questo taglio un po' più giovanile e senza barba vi sembra che assomigli leggermente, non troppo, a Christian Pulisic, commentate con direttore come Pulisic. Ditecelo nei commenti. Se invece ho preso un abbaglio, vabbè, ho preso un abbaglio e chi se ne frega. Ok, vabbè, se sembro Christian, meglio da un lato, diciamo così. Insomma, non è che hai detto uno scarso, anzi. Allora, settimana particolare perché come detto c'è la Coppa Italia giovedì, non c'è la conferenza stampa di mercoledì pomeriggio per quanto riguarda Massimiliano Allegri e quindi insomma ci faremo tra virgolette bastare le sue parole a Milan TV, ma avremo una partita da raccontare, peraltro con la Lazio che è nata in silenzio stampa, quindi insomma particolare, insomma, la partita di giovedì di Coppa Italia e penso e spero per tutti che sia Scusa Simo, importante. posso, perché poi non ci sono stato al post partite, quindi non ho ancora Mm. commentato quello che è accaduto durante Milan-Lazio, no? Mm. Dico solo una cosa, veramente a volte mi stupisco, ma veramente Mm. mi stupisco della bassezza che raggiungiamo nel nostro calcio. Cioè, a volte mi stupisco davvero della bassezza e della pochezza che raggiungiamo con certe azioni, certi provvedimenti, certe decisioni, sia delle squadre che dei giocatori, che degli allenatori, di tutto, in generale. Ti dico solo che il finale di partita, soprattutto da un lato, ok, e non è il lato rossonero, mi ha intristito un pochino. Anche il post partita mi ha intristito un pochino, come poi si è spenta tutta la faccenda, ok? Non lo so, io poi ogni tanto guardo anche calcio estero, seguo anche per altre questioni lavorative il calcio estero e di ste cose davvero raramente se ne vedono così, quindi un po' mi è dispiaciuto anche per quello, ecco. Sì, non bellissima la scena, assolutamente, che si è verificata. Peraltro, alla fine di tutto quel pandemonio, era anche una decisione che, se si fosse limitato a dare angolo all'arbitro, nessuno avrebbe richiamato l'arbitro avesse, scusate, richiamato l'arbitro al VAR, sarebbe finito tutto sereno e tranquillo, senza nessun tipo di disastro epocale tra silenzi stampa, eccetera. Vabbè, pazienza. Cioè, pazienza è un par di cionfoli in realtà, perché siamo al terzo episodio VAR su 3 nelle ultime 3 partite. In tutto questo, per esempio, al VAR non è mai stato richiamato né per quanto riguarda Romagnoli, va bene, né ieri, ad esempio, ho visto chiamate VAR per una questione riguardante Lautaro Martinez, ma evidentemente il VAR funziona un po' random. Ma vabbè, ne parliamo magari al talk di questo. Qui dobbiamo parlare di un patto, Henry, perché insomma è stato raccontato proprio da Iglitare, come ci eravamo detti qualche giorno fa, se a Tare fai la domanda, Tare dà una risposta e qualcosa riesci sempre a ricavare fuori dalle risposte di Tare, nel bene o nel male, dipende dai gusti. E ha detto semplicemente che con Mike Maignan si è stretto un patto a inizio stagione tra lui, la squadra, la società, per cercare di portare in termine la stagione, però non ci ha raccontato esattamente il patto come si chiude, diciamo. Quindi c'è da interpretare un po'. C'è ovviamente chi gli ha dato un'interpretazione positiva, del tipo ora pensiamo al campo e poi il patto è che ne riparliamo dopo, oppure semplicemente, guardate che non c'è trippa per gatti, però vi do la certezza che fino al 30 giugno do il meglio che il meglio del meglio e quindi non vi aspettate che le mie migliori prestazioni, ve lo garantisco.
E in tutto questo c'è, ad esempio, anche questo, Henry, poi ti lascio parola, perché è arrivato Matteo Gabbia a un certo punto. Mi ha fatto molto ridere, Simo, Eh, questo post di Gabbia, o meglio, questo commento, questa risposta di Gabbia a un commento di Maignan sotto un post di Gabbia, cioè, quindi questa è la ricostruzione. Allora, innanzitutto Gabbia, cioè, proprio toglie ogni dubbio, ok? Cioè, la questione c'è, è calda, è presente, è forte anche tra i protagonisti stessi eh, perché se lo scrive un tesserato, un giocatore. Poi tra l'altro Matteo mi sembra uno di quelli che non è che si affida troppo a agenzie, a social media manager, cioè vedendo quello no, che pubblica, come lo pubblica, mi sembra che si autogestisca abbastanza i mm, social, poi magari ci sarà chi lo aiuta, no? Sappiamo che tanti certo. giocatori hanno il team, l'agenzia, i media manager, eccetera. Quindi questo ci fa capire innanzitutto che la questione c'è, presente, è calda e se ne parla. Poi io ho sentito le parole di Tare live perché essendo a casa ho potuto ascoltarle, sia dal linguaggio del corpo che dalle parole che ho usato. A me sembra abbiamo fatto un patto, questa è la mia interpretazione, ok? Abbiamo fatto un patto in cui abbiamo detto di non metterci pressione, di pensare alla stagione, di pensare a fare bene con le cose che allo stato, diciamo, attuale sono quelle che abbiamo sempre raccontato anche noi, che vi abbiamo sempre detto, cioè che Mike è destinato ad andare via zero per quello che gli è stato fatto, per come l'hanno trattato, per il professionista che è, eccetera, eccetera. Poi magari però, insomma, l'anno c'è nel mezzo, deve passare, si deve sviluppare, possono succedere delle cose, ok? E quindi magari chissà. Secondo me la mia interpretazione, basandomi sulle parole di Tare, può essere anche questa, cioè si pensa al campo, la strada è abbastanza tracciata, però vedi mai, ok? Questo è, diciamo il quadro che gli ho dato io. So che qualcuno invece ha pensato più che appunto il patto sia ne riparliamo fine anno, punto. So che molti invece hanno detto e hanno pensato no, il patto vuol dire che pensano al campo quest'anno e poi si salutano, arrivederci e baci. Secondo me questo commento di Gabbia un briciolo di speranza in più te la lascia, cioè ti fa capire che i compagni, Tare, mi immagino anche Allegri, credo che dei tentativi nel corso dell'anno per provare a strappare il rinnovo di Maignan li faranno, perché sanno, penso, più di noi, Simo, quanto sia importante Mike Maignan. Ma io ti faccio anche un altro discorso. Oltre ai guanti che vediamo nell'immagine, quella striscia azzurra intorno al braccio destro, azzurro-blu, al braccio sinistro, scusate, di Mike Maignan, non è lì a caso, soprattutto per i compagni di squadra. I compagni e soprattutto per quanto riguarda il ruolo, perché poi insomma, a volte abbiamo visto anche, non solo al Milan, la fascia, diciamo così, è ritenuta una sorta di pezzo di tessuto che viaggia tra un braccio e l'altro, ma non è così per quanto riguarda quella del Milan attualmente, nel senso che è molto riconosciuto come capitano, leader della squadra, lo vedete spesso parlare anche durante i prepartita, non alle telecamere, perché Michael e le telecamere sono due mondi paralleli che non si incroceranno mai, penso. Però alla squadra parla molto, è uno di quei capitani che forse viaggia più sull'esempio che sulla parola, il suo rispetto. Ed è molto riconosciuto questo. Io capisco che a volte, tra l'altro, qualche tifoso giustamente si è fatto il pensiero, ma caspita, stiamo dando la fascia quest'anno a un giocatore che stava andando al Chelsea quest'estate e tra un anno va via. Io lo capisco da un certo punto di vista, dall'altro potete credere o no, ma l'intero gruppo squadra in Mike ci si rivede tanto e rivede tanto, diciamo così, la sua leadership nel gruppo. Non è a caso su quel braccio quella fascia, ecco. E le parole di Matteo per me vanno anche in quella direzione, nel senso lo sta chiedendo anche al capitano, oltre che al portiere Mike Maignan. Sì, Simo, Tutto qua. lo sta chiedendo a Maignan.
cioè Maignan comprende un po' tutto, il capitano, il portiere, il giocatore esperto, comprende tutte queste cose che hai detto. Tra l'altro, a proposito di quello che dicevi, nell'intervallo, poco prima del secondo tempo, Maignan fa tutto il tunnel vicino a Rafael Leao. Non so se si è vista questa cosa anche dallo stadio, se qualcuno da casa magari l'ha percepita, e i due parlano molto, proprio parlano tanto, come non li avevo quasi mai visto fare. E tra l'altro, 10 minuti dopo, di fatto, forse meno, non mi ricordo, Leao segna poi il gol partita. Ora, ovviamente è una coincidenza, però magari no. Ecco, quindi Maignan è fondamentale, lo è sempre stato. Abbiamo pensato che qualcuno ha pensato che fosse un problema per 2 errori dell'anno scorso. Ditemi che non ha fatto 2 errori l'anno scorso al Milan, vi vengo a stringere la mano. E quindi speriamo, Simo, che succeda l'impossibile a questo punto, mi verrebbe da dire. Speriamo che ci sia il famoso e celebre colpo di scena che ribalta tutto, e in caso dovesse accadere dovremmo ringraziare anche, credo, Matteo Gabbia, che sta provando in tutti i modi, sia in campo che nei social, a quanto pare, a fare cambiare idea a Mike, o magari a mandare un messaggio anche a chi è più in alto su nel Milan. Ma che lo faccia Matteo per me non è nemmeno un caso, nel senso che, adesso con tutto il rispetto, che ne so, Yashari di turno, che è arrivato qui da 3 mesi, non si mette a chiedere a Mike di rinnovare. Ok, lo fa però il giocatore che conosce di più il Milan in generale, perché sa cosa vuol dire il Milan in generale, sa che cos'è il Milan per averci giocato e soprattutto lo sa perché lo conosce da bambino il Milan. E se lo può, tra virgolette, permettere di fare una roba del genere, Matteo, perché è in pratica è una sorta di capitano giocatore, nel senso il capitano È vero della il squadra è vice, ma ti Mike, fa capire, è Simo, il che è ancora vice, più sì. capitano anche Gabbia, perché Gabbia, tra l'altro, se pensiamo a puro e mero interesse personale, potrebbe farsi i fattacci suoi, Vabbè, la fascia va sul suo braccio, diventa il capitano del Milan, no? E invece è proprio per questo che anche Gabbia è un capitano, perché va dal suo capitano, riconoscendone i ranghi, riconoscendone l'importanza, l'essenzialità, e scrive questa roba qui. Cioè lo rende ancora più capitano che magari stare in silenzio, beccarsi la fascia l'anno prossimo e chi si è visto si è visto. No, perché in passato abbiamo avuto dei capitani che erano capitani, ma vabbè, è bello avere la fascia, ce l'ho io, sono felice, bello tutto, eh. Però ecco, questo, secondo me, questo gesto qui è ancora più da capitano. detto questo, grandi novità però dal punto di vista di Mike non ce ne sono, nel senso che Mike però non è che ha dato aperture o ci sono stati contatti diretti che possono far pensare a qualche ravvedimento in questo momento. Lasciamo così andare questo mese di dicembre e andare, ti direi, anche il mese di gennaio. Alla fine, scusate, del mercato di gennaio, per me, lì nel caso puoi rispingere l'ultima volta sull'acceleratore e pensare di convincere Mike. Anche magari non tanto per la posizione in classifica, ma per avergli fatto capire che si è ricreato un po' di quel gruppo che si è perso nelle ultime stagioni di calcio, di Milan, che si è completamente perso nelle ultime stagioni. Più gli fai capire a Mike che c'è Matteo Gabbia, c'è Allegri in un certo modo, c'è un direttore sportivo, ci sono dei compagni, non c'è il fuggi a gennaio che ha, come negli ultimi gennaio, via 6 dentro 6 e a giugno via 12 dentro 12. Ecco, più gli fai capire sta roba qui a Mike, che un po' il vento può cambiare perché tolta una parte del Milan, il resto sta diventando sano, ecco, più chance abbiamo. Detto questo, Henry, buon lunedì. Ci rivediamo tra poco per quanto riguarda Lance Talk e poi, come sempre, in serata ci vediamo per
la stanza di Bottoni, mister Emanuele Bottoni, l'analisi tattica di Milan-Lazio. C'è da raccontare soprattutto qualcosa di nuovo del secondo tempo del Milan, e quindi vi do appuntamento alle 19, Henry. Ciao, ci vediamo più tardi, non mancate alle 13 alle 16, vi aspettiamo e anche noi come Matteo Gabbia a questo punto, lì a pregare, a scrivergli per favore con la Per penna. favore.